Ok, bella gente, bentornati, benvenuti, questo è On The Run. Oggi ci spostiamo di nuovo verso ovest perché verso il mare le strade sono veramente troppo trafficate. Andiamo a vedere Castell'Arquato e poi al ritorno il castello di Vigoleno, in provincia credo di Piacenza, comunque tra Parma e Piacenza. E niente, c'è da fare un sacco di autostrada, la giornata è bella ma c'è un bel po' di vento. Dai, attacco tutto quando saremo fuori dall'autostrada. A dopo, ciao! E ok, bella gente, eccoci qua, siamo usciti dall'autostrada e stiamo andando in direzione Castell'Arquato. Sentite il vento? È parecchio, è veramente tanto. Spero che una volta nelle valli sia meno forte. Allora, le mete di oggi sono appunto Castell'Arquato e poi il castello di Vigoleno. Entrambi li ho già visitati, ho già fatto questo giro. Ragazzi, c'è un vento veramente fastidiosissimo. Ma però io in autostrada non è che non l'ho sentito tantissimo. Qua è veramente tanto proprio. Gli alberi sono tutti spiegazzati proprio. Speriamo di non rivoltarci. Oddio, la moto è pesante, però io no. Qui sempre dritto. Siamo a Fidenza, mi pare, Salsomaggiore. Ovviamente siamo sempre per Terme. Forse dovrei fermarmi e farle. Castell'Arquato è molto molto bello, veramente bello, è un borgo medievale posto in cima a questa altura, è davvero davvero interessante, non solo il castello, vabbè, un po' i ruderi del castello in effetti, ma proprio tutto il centro storico è davvero bello. Dopodiché andremo per delle stradine quelle che proprio piccolette di campagna e andremo a quest'altro castello bellissimo, piccolino, veramente ben conservato, proprio concentrato, piccolino ma veramente bello, che è il castello di Vigoleno. E dopodiché torneremo a casa. Fino adesso credo sia la tappa un po' più lontana da casa che ho fatto. Siamo mi sa già, provincia di Piacenza forse, non lo so. Forse qui no, ma dove arriviamo sì. Me lo direte se sbaglio. Come vedete vado molto piano perché è una strada che non conosco. Un po' perché mi piace andare piano e un po' perché ho sempre paura dell'autovelox. Già mi piace questa campagna, gli siamo lasciate alle spalle un po' la zona industriale, ci dice il navigatore una decina di minuti, infatti manca poco. Beh, devo dire che anche a Castell'Arquato ci sarà da fare un po' non dico di scarpinata, però me lo ricordo che il centro storico non è proprio piccolissimo, è un bel borgo consistente, per cui c'è da salire un po', cioè ovviamente niente di che, però con la mia gambetta matta speriamo bene, dai, di non patire troppo. Ma questo è altro per i contenuti di On The Run. Madonna raghi, quante paranoie mi sto facendo per questa cosa. Starò facendo bene, saranno noiosi, secondo me un po' sì, almeno un po' le puntate che ho fatto fino adesso non mi dispiacciono, almeno tecnicamente è il meglio che sono riuscito a fare, però credo sì siano molto ripetitive, sta cosa che mi fermo e poi dico veramente 4 robe scopiazzate in giro senza saperne evidentemente una mazza. Trovano il tempo che trovano, ma insomma dai, devo ancora un attimo imparare tutto. Sto facendo un po' quello che posso, ma potrei fare un po' di più.
cioè sono consapevole che i miei sono dei giretti proprio così, molto semplici per un qualsiasi motociclista, anche meno che mediamente esperto, però insomma ognuno ha i propri limiti. I miei sono tanti, e per me comunque anche questi piccoli giretti sono delle challenge, cioè mi sta bene perché poi appunto quando torno a casa anche da giretti così modesti io mi sento di aver realizzato veramente qualcosa. E laggiù si vede già Castellarquato, siamo addirittura d'arrivo, ci siamo quasi, stiamo arrivando, guardate che bello, wow. Ok raghi, siamo arrivati, guardate che bello, bellissimo. E dai, ci prepariamo, andiamo a fare la nostra visita. A dopo, yo! Ok, eccoci qua a Castellarquato, siamo sotto la torre del castello, nella piazza che ha dei palazzi bellissimi. Comunque insomma le prime tracce del borgo si hanno intorno al 700, ma la rocca, il castello viene costruito nel 1300 grazie a Luchino Visconti, i cui eredi a fasi alterne avranno spesso il controllo di questa regione. I poteri si sono alternati con 1000 famiglie, da appunto i Visconti fino agli Sforza, per poi essere conquistati dai francesi, e infine il controllo è passato allo Stato Pontificio fino poi all'Unità d'Italia. Nota di colore, questo castello è stato set del film Lady Hawk, che io da ragazzino adoravo un casino, sono state proprio girate in questa piazza alcune scene. Niente, noi adesso ci prendiamo un po' da bere, facciamo un altro giro in questo bellissimo borgo, facciamo un po' di foto e poi andiamo a vedere l'altro castello, il castello di Vigoleno. Io fino a qua tutto bene, dai, vediamo, ciao! In partenza da Castellarquato, siamo sotto la sua torre, guarda che bello, fantastico, davvero un posto magico. Allora, ho fatto cenno prima al fatto che sia stato utilizzato come set per il film Lady Hawk con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer, no, non mi ricordo, non lo so chi era lei. Yes, it was. Ma mi sono dimenticato di dire che anche
il castello di Torrechiara che noi abbiamo visitato qualche tempo fa, è stato anche quello un set di questo film. Me l'ero proprio scordato quando sono andato lì. E niente, abbiamo visitato ben 2 set di quel film che io me lo ricordo con affetto. E tutta questa zona appunto è molto piena di castelli, perché sì, questa era una via molto importante. Ho sentito chiamare via dei monasteri, ma in realtà era una via commerciale che portava al mare, la Lunigiana, strategicamente molto molto importante, anche economicamente, il controllo di queste valli. Adesso tante curvette, poi stradini un po' del cazzo, che bisognerà scavalcare questa collina, scendere e poi risalire sull'altra. Una bella campagna davvero. E dai, sto pezzo di strada è anche carino. Oh, la meridiana, adoro le meridiane, mi piacciono proprio un sacco, tant'è che il titolo dell'ultimo pezzo del mio disco, Ultima Necat, viene proprio da un'iscrizione che molto spesso si trova sotto le meridiane, di cui di solito l'ultima parte e la parte integrale è Omnia Vulverant Ultima Necat, che significa ovviamente in latino tutte fanno soffrire, l'ultima uccide, ed è riferito alle ore, che io trovo veramente una frase super bella. Allora, il castello che stiamo andando a vedere è bellissimo, è veramente veramente bello. Anche quello che abbiamo appena visto è stupendo, ma quello è proprio un'intera città che è proprio bella. Castellarquato è un borgo proprio completo, molto 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 bello, mentre questo è proprio un castellino con anche il suo borghettino, ma molto piccolo, molto concentrato. Qui invece la strada adesso si ridurrà drasticamente di larghezza e come avete visto non abbiamo incrociato nessuno. Adesso siamo a fondovalle. Quale valle lo ignoro, forse prima eravamo nella Val d'Arda e qua siamo magari lo scrivo, dai, ogni tanto potrei pure farlo. Sì, adesso tra un po' saliremo lassù e il castello è proprio dietro. Allora, eccoci qua che inizia il tratturo. Speriamo di non incontrare di nuovo il trattore dell'altra volta. Eccolo qua il trattore. Fammi un po' di posto. Trattore, porca puttana! Con quel cazzo di erpice. Vedo che la strada dal vento è veramente piena di sedimenti, pezzi di legno, fogliame, di tutto. Cadaveri, forse merda, non lo so. Qui mi ricordo, bellissimo panorama. Wow, veramente wow.
Mi sa che siamo quasi arrivati, Yes. Voilà, guarda che bello. Incredibile. Questo è bellissimo proprio. È stupendo. Ok. Wow. Meraviglioso. Dai, andiamo a fare le nostre cosine. E io, andiamo, dai. A dopo, ciao. No, eccoci qua davanti al castello. Ora entriamo, facciamo un giro. Yo. Ok, eccoci qua a Vigoleno, siamo dentro le mura. Guardate questo bastione circolare, incredibile, bellissimo. Non ho trovato tantissime informazioni, principalmente fu della famiglia Scotti, ma ci furono anche i Pallavicino, i Piccinino e anche i Farnese. Poi insomma nel 1920 circa la principessa Ruspoli Gramont lo fece restaurare e ne fece un luogo mondano in cui ospitò diverse celebrità del secolo, dall'Annunzio ad altri nomi molto famosi. Scopro adesso che anche questo è stato set del film Lady Hawk, che non lo sapevo, per cui ormai abbiamo fatto praticamente tutto il giro del set di quel film. Va bene, adesso un paio di foto, le solite cose e poi ce ne torniamo a casa perché veramente il vento sta diventando veramente molto molto fastidioso. E niente, dai, continuiamo il viaggio. Yo, ciao! Ok, abbiamo fatto tutto in qualche modo e adesso torniamo a casa. Siamo un bel po' lontani. Sì, siamo in provincia di Piacenza, sono più vicino a casa dei miei che stanno a Milano che a casa mia. Belle stradine, viaggio dai, forse sì, abbiamo fatto più autostrada che strade di campagna, però ne valeva la pena. I due castelli sono bellissimi ed non lo sapevo che anche questo fosse stato set di Lady Hawk. Ah, che belle le vigne qua, proprio non lo so che vino fanno, i colli piacentini. Davvero un bel giretto. Adesso qualche tornantello in discesa, qualche curvetta ancora e poi si scende a fondo valle.
curvotti, andiamo molto piano, ma veramente molto molto piano. Uno, perché non siamo capaci, due, perché sennò poi la strada finisce prima. E io invece mi piace stare su queste stradine qua, cioè dai, è un amore e odio. Mi piace quando sono tornato giù. Dopo ci aspettavo boh, sì, un 20 minuti, mezz'oretta forse, i rettilinei, potrei attaccare la BioCaos, ma innanzitutto vorrei prima avere dei feedback, come dire, magari boh, qualcuno non gliene frega, anzi magari a nessuno gliene frega un cazzo, poi sì. La storia di Bimbo Caos, che cazzo ce ne fregano di Bimbo Caos? Vabbè sì, si parte da lì, poi si arriva a tutto il mondo della scoperta del rap, no, che poi è arrivato tardi, prima ho scoperto diverse altre cose. Però non lo so se oggi è la giornata giusta, perché come detto c'ho un po' di magone, sai, intanto io poi ci penso, dico, che cosa devo dire oggi? Di che cosa parlerò? Dico, ah, di sto periodo, oddio, ma io l'avevo rimosso. È stato un trauma per me. No, dai. Semplicemente sono un po' stanco, ho preso antinfiammatorio, antidolorifico per poter salire su da Castellarquato e sono un po' cotto, per cui oggi non so se faccio la BioCaos. Aspettate settimana prossima. Che bella questa cosa, no? Che io parlo senza ancora aver pubblicato niente, come se ci avessi degli iscritti al canale, come se qualcuno magari lo davo per scontato, magari invece sono solo io, non c'è nessuno. Va bene uguale, me ne riguardo da solo. Giuro. È tutto il processo che mi piace a me, è il fardo. Poi sì, pubblicarlo va bene, magari ci scappano pure due soldini per le spese, non mi farebbe schifo. Tutte ste baracche qua che sono la terza volta che le cambio, non sai idea quanto costano. Va bene, sono cazzi miei. Però sì, appunto, due spicci per mi farebbero schifo, però ecco, voglio dire, sono spinto da altro. Allora, Piacenza 38, mi capisci? Siamo a Piacenza praticamente. Dai, è stato veramente un bel giro, piccolino, breve. Cioè, breve no, perché comunque è un bel botto di autostrada, la so fatta, per venire a vedere questi due bei castelli. Bellissimi comunque queste campagne, super curate, super vive, vigni dappertutto. Adesso cercherò di allargare il mio ventaglio. Siamo rimasti sì, un po' davvero sotto casa per i primi tempi, però dai, un po' si va in evoluzione. Però ecco, non vi aspettate che vado a Capo Nord ad aprile. Ho visto gente che ci va, c'era uno che si è messo tipo i pneumatici chiodati a bandoliera addosso e è andato, a un certo punto si è fermato, ha smontato la moto, li ha cambiati, cioè io raghi. Io faccio i giri della domenica il giovedì. No raghi, io devo stare molto concentrato, c'è molto vento laterale e devo stare molto attento. Intanto arrivano proprio delle folate, dei groppi violentissimi. Poi vabbè, la mia moto pesa 270 kg, non è facilissima da buttare giù, ma io sì invece. No, più che altro poi spero non mi arrivi qualche pezzo di albero, qualche roba che vola via. La Madonna, ma che è la Bora, siamo a Trieste. Niente dai raghi, tra un po' entriamo in autostrada, meglio che ci salutiamo adesso, ci sentiamo la prossima volta, il prossimo giro, statemi buono, ciao raghi, yo!